Nella società contemporanea il design è un asse strategico importante. Nel Programma Nazionale della Ricerca redatto dal Ministero della Ricerca e dell'Università del 2015-2020, il settore del design è considerato un settore ad alto potenziale e Symbola, un'agenzia di ricerca, proprio quest'anno, durante la Design Week, ha presentato uno studio molto interessante, Design Economy, in cui si sottolinea come l'Italia sia in una posizione di leadership europea. È un contesto in continua evoluzione, in continua ebollizione, nel quale il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Design, si situa e lavora. Il Dipartimento di Design è uno dei 12 dipartimenti del Politecnico di Milano, si situa proprio a metà, quasi una cerniera, tra le discipline ingegneristiche e quelle dell'architettura. È un dipartimento relativamente grande, a livello internazionale è un dipartimento molto grande. Abbiamo 102 docenti ricercatori strutturati, abbiamo una quarantina di giovani ricercatori, una cinquantina di studenti del PhD, del dottorato di ricerca, l'unico dottorato di ricerca in design in Italia, e abbiamo uno staff tecnico-amministrativo di 40 persone. Con queste persone abbiamo la possibilità di organizzare la ricerca, la formazione e di gestire un patrimonio eccezionale costituito dai laboratori. Circa 10.000 metri quadri di laboratori in cui docenti, ricercatori, studenti, tecnici lavorano, sperimentano, progettano, prototipano i loro lavori. Attività che sono attività di ricerca e di formazione e di autofinanziamento attraverso le relazioni con le aziende e con le comunità esterne. Abbiamo relazioni intense con tutto l'humus milanese di esperti, professionisti, professori che noi chiamiamo a fare lezione, ma che sono in realtà appartenenti al mondo dell'industria e delle professioni. Diciamo che la nostra collocazione è interessante, in particolare in questo momento, per due condizioni. Una, appunto, che siamo all'interno di un Politecnico, del Politecnico di Milano, che anche secondo gli ultimissimi dati dei ranking internazionali è al 39° posto a livello internazionale, cioè a livello mondiale. Mentre nel nostro piccolo, nel settore arte and design, il nostro dipartimento è 7° al mondo, quindi è la miglior performance di un dipartimento italiano. Siamo primi in Italia e siamo terzi in Europa. Prima di noi nel mondo ci sono solo università del calibro dell'MIT o di Oxford o comunque tutte università anglofone. L'altra condizione che stiamo in qualche modo utilizzando per le nostre attività è il fatto di essere a Milano. Diciamo che nel post-Expo ha preso una vitalità che ci invidiano in tutta Europa. Milano si candida ad essere veramente una capitale per i giovani, una capitale dell'innovazione, dove ci sono numerosissime imprese creative, imprese culturali, dove le iniziative, gli eventi accadono tutti i giorni e dove c'è anche un tessuto di comunità creative, cioè di piccole o grandi comunità che inventano modi di stare, modi di vivere e modi di convivere, nate soprattutto a valle della crisi economica, ma che adesso si stanno sviluppando in tante direzioni. Le tradizionali capacità che avevamo di lavorare sul Made in Italy in realtà si sono allargate in questi anni. Vediamo i settori tradizionali innervati dalla trasformazione digitale. Abbiamo anche un'eredità che è un'eredità importantissima, un'eredità da una parte pesante perché rischia di frenare, ma dall'altra parte veramente vitale. E questa eredità è quella legata ai grandi maestri, persone come Gio Ponti, Alberto Rosselli, fratelli Castiglioni, Zanuso, che al Politecnico hanno studiato e poi hanno insegnato, lasciandoci in eredità non solo il famoso Made in Italy, ma anche e soprattutto quello che a noi interessa, questo approccio verso la realtà, questo sguardo ironico, disincantato, sempre un po' divertito, ma anche affettuoso, che tende a riempire quello spazio che c'è
tra il mondo come è adesso e il mondo come potrebbe essere nella nostra immaginazione, e noi ce lo immaginiamo un po' più bello, un po' più giusto, un po' più sostenibile. In questa direzione quindi va il lavoro di ricerca. Noi ci appoggiamo alle grandi temi che sono stati definiti anche a livello europeo, che sono quelli del digital manufacturing, cioè della manifattura 4.0, si chiama industria 4.0, dell'industria culturale e creativa con tutto l'impatto della cultura sull'economia contemporanea, le città con le smart cities, quindi la possibilità di modificare le relazioni, gli oggetti, le cose che ci stanno intorno. La formazione avviene attraverso altri enti in grandissima collaborazione con la Scuola del Design, a cui il mio dipartimento dà circa l'80% dei professori, e con la società consortile di Polydesign, che si occupa invece di tutta la parte di formazione professionalizzante, cioè non istituzionale. L'obiettivo è quello di portare innovazione nelle imprese, portare innovazione nelle comunità, formare persone che vadano in giro per il mondo e che sviluppino innovazione. E quindi progettare sia nel mondo degli oggetti che degli ambienti, che tutte le cose che noi abbiamo intorno a noi, dalla moda ai servizi, ai prodotti, alla mobilità, in modo sempre più sostenibile, sempre più legato ai bisogni e alle necessità delle persone.